un benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo con gran piacere una vera leggenda del thrash metal nostrano, tornato di recente con un disco del tutto all'altezza del suo nome. Se conosci almeno un po' la scena metal nostrana più storica, non dobbiamo certo essere noi a spiegarti chi gli Insidia siano. Tra le prime band a cantare in italiano, e probabilmente la prima in assoluto ad applicare la nostra lingua al thrash metal, i bresciani sono conosciuti soprattutto per i loro primi due album, Istinto e Rabbia del 1993 e Guarda dentro te, uscito 2 anni più tardi. Poco dopo quest'ultimo si sono sciolti, una scelta che non ha impedito loro di diventare un nome di culto, sempre più famoso tra gli appassionati, specie nel nuovo millennio. È stato anche questo, forse, a spingere gli Insidia a riunirsi esattamente 10 anni fa. Da allora, senza fretta, la loro carriera è ripresa con altri 2 full length. L'ultimo di esse, Di luce ed aria, è stato pubblicato lo scorso 18 settembre da Punishment 18 Records. In diversi casi, forse addirittura la maggioranza, quando una band così di culto realizza un nuovo album, lo fa più per monetizzare sui propri fan che per una vera ispirazione. Ma non è assolutamente il caso dei bresciani. Lo si sente sin dal genere. Non è il thrash metal molto personale ma non troppo distante dai canoni classici che gli Insidia affrontavano negli anni 90. Di luce ed aria è parecchio complesso sotto questo punto di vista. Se la base è ancora il thrash, peraltro intesa in maniera mai banale né troppo nostalgica, sono molte le influenze. Le principali sono un notevole rinforzo groove e un lato melodico che ricorda l'heavy metal più moderno, pur non mancando anche passaggi più classici. Ma all'interno delle 10 tracce in scaletta si può trovare anche altro, da influssi più classici come power o progressive a quelli moderni che non ti aspetti da una band così di lungo corso, come le venature alternative o metalcore presenti a tratti. Poteva essere un potpourri indigesto senza capo né coda. Nelle abili mani degli Insidia però il complesso funziona molto bene. Merito non solo della classe e dell'esperienza che uno immaginerebbe per una band così scafata. Soprattutto, il vero segreto dei bresciani è la consapevolezza di cosa vogliono e anche di come ottenerlo. Ogni elemento è ben mescolato agli altri, in di luce ed aria, in tracce con un filo conduttore forte e sempre ben impostate per emozionare, anche se non da subito. In effetti parliamo di un disco molto complesso, non facile da fruire. Ai primi ascolti anche chi ha scritto questo video lo trovava freddo, poco espressivo. Ma col tempo, entrando meglio dentro le sue dinamiche, Di luce ed aria cresce esponenzialmente, per rivelarsi alla fine un disco molto profondo, con tantissimo da dare in termini di sensazioni evocate, ma anche di potenza, energia, melodie. Lo dimostrano se non altro le molte hit di cui gli Insidia disseminano un disco senza neppure un pezzo meno che buono. Tra esse possiamo citare la opener Dentro il cerchio, profonda sia nei momenti più melodici e intensi, sia in quelli più diretti, ma senza perdere un tocco di calda oscurità. Oppure Salto nel buio, potente, ma al tempo stesso angosciosa, di intensa emozione, o ancora Rigenerato, introspettiva nel testo, quanto carica e incisiva per i riff. I 3 picchi di luce ed aria sono tuttavia Non siate complici, Dimmelo ora e la conclusiva Notte diversa. La prima unisce un possente groove metal, ritmi quasi swing e un ritornello storto ma catturante. La seconda invece si rivela convulsa, disperata, di pathos fortissimo, grazie anche ad atmosfere quasi da melodie a tratti, specie nei bellissimi, infelici ritornelli. Infine, splendida anche la terza con la sua impostazione atmosferica, oscura, ma anche con influssi quasi tribali che ricordano i Sepultura. Sì, è vero che ogni tanto l'album presenta qualche momento morto o qualche soluzione più di mestiere che davvero ispirata. Parliamo però di piccole sbavature che non inficiano granché il disco. Lo stesso vale per la voce di Fabio Lorini. Se è vero che un cantato più vario sarebbe stato migliore per la gamma di sfumature evocata dal disco, in fondo la sua aggressività diretta non suona troppo. Anche così, Di luce ed aria, rimane un album solidissimo e con tanto, tantissimo da dire. Forse non è per tutti i palati. Chi cerca musica immediata, anzi, farebbe meglio a starne alla larga. Se però sei disposto a dar loro il giusto tempo, vedrai che gli Insidia sapranno ripagarti. In questo caso ti ritroverai tra le mani un piccolo gioiello, più che degno di un nome come quello dei bresciani. Voto di Heavy Metal Heaven 87 su 100. Per oggi abbiamo concluso. Ti è piaciuta la recensione? Puoi mettere like, condividerla e commentarla.
Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine vieni a trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.